Siamo qui, ci hanno coinvolto, siamo mamme e diamo quello che possiamo come nostro contributo. Facciamo 7 in 2, ma non 3,5 a testa, No, 4 e 3. I miei più grandi, quelli di Michela più piccoli. Cominciamo Chi sei? Io mi chiamo Laura, certo, mi chiamo Laura Riva, giustamente, ho 4 figli, mi sono preparata sull'età, 34, 32, 28 e 25 anni, e devo dire che è finita una bella fase e se ne apre un'altra, o comunque si sta aprendo un'altra. Hanno tutti finito di studiare, lavorano, 3 vivono fuori casa, la quarta praticamente quasi anche perché si appoggia a Milano, il suo ragazzo a Milano, lavora a Milano, insomma. Come potete immaginare ogni tanto transita da camera sua. Michela? Io sono Michela, ho 51 anni e ho 3 figli più piccoli di quelli di Laura. Hanno la maggiore Emma 15 anni, il secondo Francesco 13 anni e l'ultimo Alessandro 9 anni. Non sono ancora ovviamente autonomi fuori di casa, frequentano la prima liceo, la scuola media e la scuola elementare e hanno dei ritmi fortunatamente più indipendenti di quando erano piccoli, ma comunque molto incentrati sui ritmi familiari. Come sono riuscita a conciliare? Io l'ho declinata così, su questa darò le mie declinazioni. La prima è stata: a ogni giorno basta la sua pena, quindi la risposta è non lo so. Ogni giorno ce lo siamo inventati, naturalmente dico così, ma nello stesso tempo c'è stata un po' di programmazione, ci sono stati aiuti esterni, c'è stato il momento in cui al bar davanti a un foglio Excel in cui avevo scritto tutti gli orari di tutti i miei figli, mi chiedevo come fare a essere alle 3:30 a prenderli uno all'asilo, alle 4 ad essere l'altro che doveva andare in palestra piuttosto che eccetera eccetera. E poi si è fatto, quindi direi da vivere giorno per giorno, da sfidare giorno per giorno. L'altra senz'altro situazione che io ho voluto sottolineare soprattutto per me stessa è stata: ognuno ha la mamma che si merita. Quindi ragazzi, cominciate a pensare al vostro rapporto con la vostra mamma e siate sereni nel rapporto con i vostri figli. No recriminazioni, no idee di avrei potuto essere diversa, avrei dovuto fare diversamente. Tutti i figli sono capaci di assorbire i colpi, i pregi e i difetti dei genitori, quindi siate sereni e serene in questo. Il terzo aspetto che mi ha molto aiutato nel crescere i figli è stata la rete. Una gran rete di amicizie, una gran rete di supporti, una rete familiare che ho sempre tenuto in subordine perché insomma c'è sempre il momento in cui ce n'è bisogno, però veramente il fatto di vivere in una città come Varese, che comunque ha degli spazi ragionevoli, e il fatto di avere tante persone anche con figli più o meno della stessa età, fare tanti favori e ricevere tanti favori, è stata veramente una leva importantissima per riuscire a evolvere. Poi te li trovi grandi e dici. Dal mio punto di vista io sono un pochettino più indietro rispetto a Laura nel cammino di crescita dei figli. Mi sono trovata in un certo periodo della mia vita in cui avevo 2 bambini sui 2 anni, sotto i 2 anni, e lì è stato veramente degli anni pesanti. L'aiuto è venuto dal welfare nazionale che si chiama Nonni, innanzitutto, da mia madre soprattutto. Poi abbiamo utilizzato tutte le strutture possibili, quindi l'asilo nido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, e poi abbiamo deciso, proprio per la mia volontà di continuare a lavorare e per la passione con cui mi piaceva andare avanti col mio lavoro, abbiamo deciso di avere un supporto fisso a casa che ci organizza e ci dà una mano. Nonostante questo, il nostro frigo è pieno di timetable, di impegni, di chi deve andare a fare cosa, perché altrimenti non riusciamo a seguire tutte le attività. Un consiglio che posso dare ai giovani che si affacciano alle prime esperienze è quello di perseguire comunque le proprie passioni, perché c'è anche una stanchezza, c'è un
peso nel condurre la propria passione, se non si fa la cosa che si vuole fare diventa ancora più pesante, e in questo modo si può riconquistare anche un margine di leggerezza. Un secondo punto è quello veramente di non fossilizzarsi e cristallizzarsi in ruoli predefiniti, di essere pronti al cambiamento e di lasciarsi anche stupire, perché a volte il flusso della vita ci dà delle combinazioni, delle soluzioni che da soli non riusciamo a pensare se non siamo pronti ad accoglierlo. Un terzo punto, che è un consiglio più femminile, più alle giovani donne che iniziano ad affrontare anche i discorsi lavorativi, è quello di uscire dallo stereotipo di essere la donna perfetta che da sola può fare tutto, perché è un target mentale che influenza anche il nostro comportamento e che taglia alcuni ponti, taglia alcune possibilità di rete. Noi abbiamo dei compagni che sono molto pronti a darci una mano, ad aiutarci, ed è un ruolo normale, un ruolo fluido. Dobbiamo anche essere capaci di farci vedere per quello che siamo, mostrando anche le nostre debolezze, le nostre richieste di aiuto. È normale ed è una cosa che crea molta empatia. Laura, e tu che consigli avresti per il futuro? Allora, io direi la prima cosa che veramente l'esperienza della genitorialità è un'esperienza di coppia, quindi forse anche rispetto a 30 anni fa, 35 anni fa, consideratela, vivetela, sentitela come un'esperienza in cui entrambi i genitori sono totalmente coinvolti. Posso portare un'esperienza di mia figlia che fa l'avvocato, che ha il marito che fa l'educatore in un centro di accoglienza, fa i turni giornalieri, notturni, sabato e domenica, e dedica moltissimo tempo alla bimba. Quindi fatevi aiutare. Il secondo consiglio è andate, non programmate più di tanto, non pensate di avere tutto sotto controllo. Quello che diceva Michela, pensato proprio come una dimensione della vita. Siamo in una dimensione fluida, non lasciamoci condizionare da pessimismo, da proiezioni, dalle situazioni in cui stiamo vivendo, ma con libertà, con serenità affrontiamo quotidianamente con fiducia il futuro. Avere dei bimbi è una cosa molto bella, è una cosa che allarga il cuore e che arricchisce la vita. Quindi da responsabile anche delle persone mi permetto di dire, per chi può, per chi vuole, consideratela una delle condizioni più belle che la vita può offrire ai papà e alle mamme. Buona festa della mamma. Buona festa della mamma. Ciao.